Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di produttività, o meglio di come riuscire a curare, quindi a occuparci della nostra presenza online quando abbiamo anche un lavoro full time. Con presenza online intendo ovviamente tutto il lavoro che sta dietro la cura e la gestione dei propri profili social, ma anche la creazione di contenuti come articoli e video che sono fondamentali per dare valore ai nostri utenti e per instaurare con loro una relazione di lunga durata. Oggi parlo a coloro che hanno una presenza online a supporto del loro business e non necessariamente a coloro che utilizzano i social per promuovere una loro passione nel loro tempo libero. Però se fate parte della seconda categoria non abbandonate subito il video perché sicuramente c'è qualcosa anche per voi. Curare la vostra presenza online, se avete deciso di averne una, è una delle cose che voi dovete fare per portare avanti la vostra attività. Quindi è importante non dedicarle tempo durante i weekend, quando è vostro espresso dovere prendervi del tempo per voi stessi, per la vostra famiglia e per i vostri amici. Il lavoro è lavoro e va fatto negli orari opportuni. Riesco già a prevedere le obiezioni e le alzate di mano per dirmi: Arianna, io sono da sola, ho tante cose da fare e non ho tempo durante l'orario di lavoro per scrivere i post su Instagram. Ovviamente non posso conoscere la situazione personale di ognuno di voi, ma posso dirvi che il 90% delle volte il problema non è la mancanza di tempo, ma la gestione del tempo. Imparare ad essere più consapevoli di come gestiamo il tempo ci dà un grosso vantaggio perché ci permette di portare a termine più cose con un minore sforzo. Tranquilli, non sono qui a giudicare nessuno e non vi sto dicendo di smettere di spendere un'ora a fare lo scrolling su Instagram, anche se effettivamente pensandoci, solo eliminando quello riusciremo a riguadagnare tantissime ore di possibile lavoro. Ma andiamo ai consigli. Step 1: essere consapevoli di cosa dobbiamo fare. Vi avviso subito che la parola consapevole verrà ripetuta moltissime volte in questo video. Spesso iniziamo un progetto dandoci un obiettivo finale, come per esempio ripulire la mansarda. Ok, ripulire la mansarda è l'obiettivo finale, ma quali sono gli step che mi permettono di raggiungere questo obiettivo? Cosa mi serve per portarlo a termine? Cosa devo comprare? Quando ho ripulito la mansarda, e se non avete visto il video ve lo lascio linkato qui sopra, ho diviso così il mio progetto. Sabato 12 gennaio ho ripulito il soppalco e il bagno. Sabato 19 gennaio ho ripulito gli armadi e sabato 26 gennaio ho ripulito il retro degli armadi. Le task extra erano: portare oggetti al mercatino dell'usato, portare i vestiti da donare alle campagne di raccolta, portare i libri scolastici allo spaccio, chiamare per la pulizia dei tappeti. Se non avessi fatto una lista di tutte le cose che avrei dovuto fare per completare il mio obiettivo, avrei probabilmente iniziato a sistemare la mansarda in un sabato pomeriggio per poi a un certo punto abbandonare perché troppo overwhelming o perché magari avevo un appuntamento a cui essere presente. Il risultato probabilmente sarebbe stato una situazione molto peggio di come era all'inizio. Per poter organizzare al meglio il vostro lavoro, quindi dovete essere consapevoli di quello che dovete fare step by step, esattamente in ogni dettaglio. Io organizzo queste liste nel mio bullet journal, che è dove sviluppo tutti i miei progetti di lavoro e personali. Magari poi vi faccio un video al riguardo, però qui dentro raccolgo tutta la lista delle cose che devo fare e man mano che me ne vengono in mente altre le aggiungo alla lista. In questo modo ho un posto sicuro che posso consultare per poi organizzare le mie giornate. Lo step 2 è il batching e ho menzionato questa parola pochi giorni fa su Instagram nelle stories e onestamente vi voglio fare un video dedicato al riguardo più avanti, però intanto vi spiego velocemente di cosa si tratta. Fare batching vuol dire aggregare assieme tutte le tipologie di task che hanno caratteristiche simili o richiedono una preparazione simile. In questo modo si ottimizzano sia i tempi che i risultati. Il batching è utile per due motivi. Il primo è che ci permette di dedicarci ad una singola attività per un periodo di tempo più lungo del solito e questo ci permette di raggiungere il nostro status di massima concentrazione e quindi di conseguenza essere sia più produttivi che avere un risultato dai nostri sforzi più ottimale.
Il secondo motivo per cui è super utile è che ottimizza i tempi di preparazione. Vi faccio 2 esempi. Il lunedì per me è una giornata admin, una giornata in cui rispondo alle mail, gestisco le fatture e via dicendo, quindi è una giornata che passo principalmente seduta alla mia scrivania davanti al PC. Per ottimizzare questa modalità planning in cui entro il lunedì mattina, cerco di aggregare assieme il lunedì tutte le attività appunto di planning che dovrei fare durante il corso della settimana. Quindi programmo gli appuntamenti, programmo gli allenamenti, programmo i post sui social, programmo le newsletter e via dicendo. Se ho tempo, dal momento che sono già davanti al PC in modalità scrittura, inserisco anche tutte le task appunto di scrittura, quindi o traduzione oppure redazione di post, scrivo gli script per i video e via dicendo. Potermi concentrare su una o 2 tipologie di task come la scrittura e il planning mi permette di creare contenuti di maggior valore e in tempi più brevi, perché il mio livello di concentrazione su queste task è molto alto. Il secondo esempio è la mia giornata del giovedì. Giovedì è il giorno in cui io filmo i miei video, quindi è il giorno in cui io mi rendo presentabile, mi trucco, mi faccio i capelli, mi vesto. Quindi cerco di fare batching per ottimizzare il fatto di essermi preparata, quindi oltre a magari registrare 1 o più video, programmo anche un mini shooting per le foto per Instagram oppure delle conference call, delle ore di consulenza, dei meeting e degli appuntamenti. In questo modo riesco ad ottimizzare la preparazione, quindi non solo la preparazione, il fatto di essermi preparata, ma anche la preparazione dei materiali, quindi per esempio quando registro i video tiro fuori le luci, la macchina fotografica, il cavalletto e quindi per me è molto più conveniente pianificare lo stesso giorno anche uno shooting per Instagram che utilizza lo stesso tipo di materiale. Come si fa praticamente a fare batching? Io lo faccio utilizzando il mio calendario digitale. Io utilizzo quello della Apple, quindi iCal, perché appunto utilizzo dispositivi della Apple, ma voi potete usare anche Google Calendar o altri calendari digitali. E i calendari digitali sono molto comodi perché sono disponibili su tutti i vostri dispositivi, quindi anche sul telefono e in mobilità. Il lunedì mattina è appunto il giorno in cui io pianifico la mia settimana, quindi parto dalla mia to-do list dei progetti su cui sto lavorando e da lì scelgo le task di cui mi occuperò quella settimana. Dopodiché passo al mio calendario digitale dove proprio blocco dei periodi di tempo durante le varie giornate da dedicare a ciascuna task e cerco appunto di fare batching, quindi di mettere per esempio il lunedì tutte le attività di scrittura e di programmazione, il giovedì tutte le attività che hanno a che fare con stare di fronte alla videocamera oppure appuntamenti per ottimizzare il fatto di essermi resa presentabile e via dicendo. Quindi in questo modo riesco ad ottimizzare sia il mio livello di concentrazione sia il mio livello di preparazione. Il terzo step e consiglio fondamentale per riuscire a gestire una presenza online anche quando si ha un lavoro full time è programmare tutto il programmabile e giocare d'anticipo. Il fatto di avere un archivio fotografico da poter utilizzare all'avvenienza è sicuramente un incentivo. Quindi se voi avete fatto batching di fotografie avrete adesso a disposizione un pacchetto di foto da poter utilizzare durante la settimana o durante il mese. Ma per fare lo step successivo bisogna programmare. Come ho detto, io programmo i post della settimana ogni lunedì. Farlo in anticipo mi permette di scrivere senza fretta e concentrarmi realmente sul valore che posso dare a voi che leggete. Mi consente anche di avere un contenuto nuovo ogni giorno, indipendentemente da quella che sia stata la mia disponibilità di tempo durante la giornata o il mio mood. Programmare i post non vuol dire perdere il contatto con l'istantaneità dei social, perché nonostante il post sia programmato, voi potete sempre modificarlo, quindi potete modificare il testo, modificare la foto o modificarlo nella sua interezza. Siete sempre liberi di cambiare idea. L'altro consiglio molto importante è quello di giocare in anticipo. Quindi se oggi avete finalmente deciso di prendere in mano le redini della vostra presenza online, non cercate di lavorare per essere presenti sui social a partire da domani. Createvi un piccolo archivio di contenuti e iniziate a pubblicare tra una settimana o tra 2 settimane.
e soprattutto cercate di mantenere questo vantaggio. Giocare d'anticipo vi permetterà di non sentirvi mai con l'acqua alla gola se un giorno non siete riusciti a seguire la vostra routine di programmazione. E ricordatevi sempre che se sbagliate, inciampate o fate fiasco, non succede nulla, fa tutto parte del gioco. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così ricordatevi di mettermi un thumbs up. Settimana prossima arriverà per voi un tutorial su un'app di editing fotografico, quindi se non volete perderlo assicuratevi di esservi iscritti al canale e di cliccare la campanella. Noi ci vediamo domenica prossima con un altro video.